Ciao, benvenuti su Mintitaro. Oggi voglio parlarvi dei vari stili di lettura dei tarocchi, perché non ce n'è solo uno, ce ne sono vari. Io oggi ne scriverò quattro che io considero principali. Ogni lettore o lettrice di tarocchi, professionale, professionista o meno, che sia semplicemente un appassionato, che proprio sia un cartomante o un tarologo, solitamente ne usa più di uno di stili di lettura, però per esperienza personale, anche osservando altri cartomanti che conosco, non solo me stessa, solitamente uno o due prevalgono fra i tanti. Dunque, ehm, vediamo insieme adesso questi quattro stili di lettura. Il primo è quello che può essere considerato analitico, ovvero le persone che utilizzano questo stile di lettura hanno una forte conoscenza dei vari simboli e segni presenti sulle carte, quindi tutte le varie tradizioni ehm, mh, esoteriche e di significati, commenti dei vari occultisti che nei secoli si sono occupati di tarocchi e quindi sono in grado di appunto leggere i vari simboli sulle carte. Per esempio, come in questo caso abbiamo la ruota, i vari simboli cabalistici, anche diciamo cristiani, e anche dell'antico Egitto, no? Con queste, la Sfinge per esempio, e sanno attribuire il significato ai vari simboli. Questo vuol dire che chi adotta questo approccio analitico ha una forte conoscenza delle varie tradizioni esoteriche legate ai tarocchi e come la numerologia, la cabala, l'ermetismo e la tradizione alchemica e tutte queste diciamo tradizioni esoteriche che nei vari secoli sono state associate alle carte dei tarocchi e fanno un lavoro analitico nel senso che come quando si traduce una versione latino e greco o da traduce un testo da un'altra lingua moderna, traducono i vari simboli e segni nel linguaggio moderno, no? Quindi fanno un lavoro proprio di analisi, analisi logica per un verso, ecco, in questo senso. Sono molto anche legati quindi ai significati tradizionali delle carte, che appunto a volte possono essere contraddittori, quindi a un certo punto bisogna comunque fare un lavoro di selezione. Però insomma sono molto legati alle tradizioni e usano molto anche appunto l'analisi di tipo razionale, logica. Solitamente, non sempre, però solitamente sono letture che hanno una finalità predittiva. Per quanto riguarda il secondo tipo di lettura dei tarocchi, io la chiamo intuitiva. È una lettura dove i significati e vari simboli esoterici sulle carte sono tenuti in considerazione, però fino a un certo punto perché si dà molto affidamento all'intuizione, ovvero il lettore intuitivo che segue questo approccio intuitivo guarda molto
l'associazione fra le varie carte e soprattutto i punti in comuni tra le varie carte, quindi i vari tipi di colori, i vari tipi di simboli che vengono ripetuti, la posizione dei personaggi e quindi segue molto la propria intuizione e quindi diciamo non tanto un atteggiamento, un approccio razionale, però appunto intuitivo. Può associare anche altri tipi, altre forme di lettura, nel senso che anche di tipo psichico, infatti a volte viene chiamato un approccio psichico, nel senso che sente le sensazioni del proprio corpo, o anche appunto, come dire, intuizioni, anche immagini o pensieri che gli saltano in testa nel momento in cui guarda le carte e riesce a integrarle nella lettura delle carte. Anche in questo caso, di solito, non sempre, però di solito la finalità della lettura è di tipo predittivo, quindi si fanno delle predizioni, appunto. Il terzo stile di lettura di cui voglio parlare è quello che diciamo si può chiamare terapeutico, nel senso che ehm, eh, cerca di aiutare il consultante a individuare dei blocchi di tipo psicologico o emotivo, mentale comunque, e a superarli. Si fa solitamente a livello di terapia, appunto, nel senso che ci sono anche degli psicologi che usano i tarocchi con questa finalità. Quindi l'approccio solitamente di tipo terapeutico utilizza molto l'apporto del consultante, nel senso che si fa la lettura diventa un momento di co-creazione con il consultante, dove il consultante come dire, esprime molto i suoi dubbi, la sua anche interpretazione delle carte, può scegliere le carte anche a livello, diciamo, cosciente, non soltanto, diciamo, attraverso la selezione a carte coperte da parte del lettore di tarocchi. Quindi c'è una collaborazione che è molto importante in questo caso tra il lettore di tarocchi e il consultante. Come ho detto, ha una finalità terapeutica, quindi si fa anche molto shadow work, ovvero lato ombra, portare alla luce attraverso la simbologia dei tarocchi che vengono appunto utilizzati molto come manifestazione degli archetipi universali di cui ho parlato in altri video, di cui trovate il link qui sopra. Attraverso appunto questa rappresentazione degli archetipi si riesce attraverso appunto i tarocchi a portare alla luce l'inconscio, le paure, i blocchi, i desideri inconsci del consultante. Quindi il lavoro, diciamo, predittivo passa in secondo piano perché ci si focalizza molto sul tempo presente, sul passato del consultante. E il lettore di tarocchi per poter fare questo tipo di lavoro utilizza molto le sue doti empatiche, ovvero di sentire, diciamo, di calarsi nella situazione del consultante per poterlo capire appieno, per poter decifrare appieno la sua situazione e i suoi blocchi emotivi, psicologici, mentali,
qualunque sia, per poter appunto calarsi nella situazione del consultante. L'ultimo stile di lettura di cui voglio parlare è quello che chiamo magico, ovvero le carte in questo caso vengono utilizzate non tanto per predire il futuro, ma per cambiarlo, per manifestare gli obiettivi, i desideri della persona. Quindi per manifestare ciò che appunto il consultante vuole, creando appunto anche innescando una trasformazione interna alla persona. Si tratta di meditare con le carte, di fare un lavoro, qualche atto magico come quelli che presento nella rubrica magia dei tarocchi, di creare delle affermazioni attraverso la simbologia delle carte che riescono appunto a creare una trasformazione interna al consultante e permettergli di trasformare la propria realtà e di veicolare la sua energia verso degli obiettivi specifici. Si possono utilizzare, si possono coadiuvare l'azione delle carte con altre attività come che so la magia delle candele, l'azione dei cristalli. In questo approccio ai tarocchi io includo anche il tarot coaching perché è una lettura appunto che permette di anche creare una trasformazione, innescare una trasformazione interna al consultante e permettergli di manifestare i propri obiettivi nella realtà. Quindi non è soltanto utilizzare i tarocchi come metodo di meditazione, come strumento magico in senso stretto, ma anche fare delle letture che permettano di chiarire al consultante come poter ottenere i propri obiettivi, come manifestare i propri desideri nella propria realtà, come trasformarsi internamente appunto per poter poi trasformare di conseguenza la realtà attorno a sé. Sono tutti e quattro degli approcci alla lettura dei tarocchi molto validi. Come ho detto, solitamente si possono in minima parte utilizzare tutti e quattro, così succede di solito, però uno o due sono quelli che prevalgono. Nel mio caso, per esempio, mi sento molto in linea con l'approccio intuitivo e con l'approccio magico, per una questione proprio anche di carattere. Fatemi sapere nei commenti se ve ne vengono in mente altri e con quali vi sentite più in linea e quali vedete mentre leggete le carte vi vengono più naturali, più spontanei. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se appunto vi è piaciuto vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi tarot tips. E noi ci vediamo presto. Ciao!